C'è una bella differenza tra desiderare una cosa ed essere pronti ad ottenerla. Nessuno è pronto ad ottenere una determinata cosa finché non è realmente convinto di poterla acquisire. Quella convinzione non te la dà nessuno. Non te la dà nessuno. Parte tutto da te stesso. Ti parte da dentro. La convinzione la devi sentire, la devi odorare, la devi vedere, perché nel momento in cui percepisci la convinzione di ciò che vuoi, niente, ti assicuro, niente potrà fermarti da andarti a prendere tutto quello che ti spetta, tutto quello che è tuo. Napoleon Hill dice che per coltivare un ambizioso sogno, per desiderare l'abbondanza e la prosperità, non occorre uno sforzo più intenso di quello che occorre per l'infelicità e la miseria. Allora dico io, sforzo per sforzo, tanto vale farlo per le cose belle, tanto vale farlo per i propri sogni, tanto vale farlo per la felicità, per il bello della vita. Sforzati, fai sacrifici per un motivo che vale tutta quanta la tua vita. Napoleon Hill racconta nel suo libro di aver conosciuto uno degli esseri umani più insoliti di tutta la sua vita, suo figlio Blair. Blair nasce senza orecchi e il medico aveva detto a papà e mamma che con tutta probabilità lui sarebbe stato sordomuto per tutta quanta la sua vita. In quello stesso istante, in quel stesso momento, invece Napoleon Hill aveva deciso che quella cosa non sarebbe andata così. Aveva preso una decisione completamente opposta da quello che aveva sentito. Quel bambino avrebbe parlato, avrebbe sentito come chiunque altro. In cuor suo sapeva che avrebbe fatto di tutto, ma veramente di tutto, per scoprire il modo per fargli sentire suoni e farlo parlare. Napoleon Hill desiderava più di ogni altra cosa che quel bambino non rimanesse incapace di ascoltare e parlare, e non ha mai smesso di credere neanche per un secondo, ma realmente neanche per un secondo, in quel desiderio. Desiderio ardente, quel desiderio che neanche ti fa dormire la notte. Napoleon Hill, col passare del tempo, cercò di instillare in lui lo stesso desiderio di sviluppare l'udito e mentre il bambino cresceva si accorse con sua moglie che qualche input lo dava quando gli altri parlavano, no? Che riusciva a capire, riusciva quindi probabilmente a sentire, magari anche diciamo con un volume basso, ma riusciva a sentire perché dava dei feedback, dava degli input, dei feedback importanti. Quindi decise che per testare questa cosa decise di comprare un fonografo. E appena fecero questo acquisto, lo fecero partire, il bimbo rimase estasiato. Il bimbo era veramente fuori di sé, sentiva questo suono bellissimo e quindi era veramente estasiato e si appropriò di questo fonografo. Ecco, questo era tutto quello di cui aveva bisogno papà. Sapere che ci sarebbe stata una piccola speranza per suo figlio, che poteva sentire e avrebbe fatto di tutto, ma realmente di tutto, per fargli vivere una vita normale. Quando Napoleon Hill scoprì che il bimbo poteva sentire e amava sentirsi raccontare le favole prima di dormire, si mise a diventare delle storie che potessero sviluppare in lui la fiducia, l'immaginazione e un immenso desiderio di udire. Attraverso quei racconti voleva fargli capire che il suo handicap non era un problema, ma era un'opportunità. Gli aveva fatto capire che grazie a quella cosa avrebbe potuto avere molti più vantaggi del fratello, che la gente sarebbe stata molto più gentile con lui e che quando sarebbe stato più grande avrebbe potuto anche lui andare a vendere dei giornali, ma con un risultato molto più grande e molto più importante di quello del fratello. Sai che cosa successe? A 7 anni, quel bambino, dopo aver chiesto ripetutamente alla mamma se poteva andare a vendere i giornali con esito negativo, un giorno decise di far da sé. Prese in prestito 60 centesimi dal calzolaio e le investì nei giornali. Nell'arco della giornata lui aveva venduto tutti i suoi giornali
era tornato dal calzolaio per ripagare il suo debito, saldare il suo debito, e aveva portato a casa addirittura un piccolo profitto che aveva messo sotto il suo cuscino. Incredibile. Wow. Veramente wow. Il bambino sordomuto aveva radicato in se stesso una fiducia tale da diventare un ambizioso uomo d'affari, qualcosa di veramente incredibile, qualcosa di che veramente nessuno si sarebbe aspettato. Negli anni quel bambino frequenta le scuole d'obbligo, prova a diversi apparecchi per l'udito, ma mai nessuno veramente l'aveva aiutato. Finché un giorno, quasi forzatamente, perché comunque sfiduciato, no, da questa cosa, gli viene trovata una protesi elettronica che gli permette di trasformare il suo desiderio di sentire in realtà. Si mise quell'apparecchio e vide che cominciava a sentire benissimo, sentiva suoni, sentiva rumori, sentiva voci, tutto bene nel dettaglio. Tu pensa un attimo, fermati e ragiona un attimo, pensa che cosa vuol dire per un ragazzo con quell'handicap dalla nascita tutto questo. Praticamente era una seconda vita, praticamente era una seconda opportunità, e di certo quando hai la fortuna di avere la seconda opportunità non la sprechi, la tua seconda chance non la sprechi. Elettrizzato dalla magica scoperta di questo suono, del suono, scrisse una lettera all'azienda raccontando entusiasta la sua esperienza, e l'azienda che cosa fece? Lo invitò a New York a visitare la fabbrica. Una volta arrivato nella fabbrica capì che poteva sfruttare il suo handicap per aiutare tutte le persone nel mondo che avevano il suo stesso problema. Formulò così un piano biennale per lo sviluppo dell'azienda, un piano talmente valido che gli venne dato un incarico per sviluppare il suo progetto. Grazie a questo progetto, sai che cosa successe? Incrementò abbondantemente i profitti dell'azienda e risolse il problema di migliaia di sordomuti in tutto il mondo. Tutto era partito dal desiderio di papà. Tutto era partito dal desiderio di papà. Tutto era partito dai racconti, dalle bugie bianche che gli erano state raccontate. Aveva radicato una sicurezza in sé talmente alta, talmente forte, che Blair decise di conquistare il mondo. Quel ragazzino era destinato a vivere una vita da emarginato, difficile, piena di ostacoli, se non fosse stato per questo. E invece, da un forte desiderio, è cambiato il destino di tutta quanta la sua vita e di conseguenza il destino della vita di migliaia di persone. Lotta per dar vita al tuo desiderio, lotta per dar vita al tuo sogno, fidati, ne vale la pena. Tu non sai, non potrai mai sapere che impatto potrà avere sulle persone vicine o lontane a te. Datti la possibilità di essere importante e felice allo stesso tempo, datti la possibilità di riscrivere la storia, la tua storia, come meglio piace a te. Parte tutto dal desiderio, parte tutto dal forte desiderio che ti fa vedere ciò che gli altri non vedono, ti fa sentire ciò che gli altri non sentono e ti fa realizzare ciò che gli altri non possono.